Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Colpo. Cosa vi viene in mente quando sentite questa parola? Probabilmente questo. Vero? In effetti un colpo è un urto, una botta, una percossa. Per esempio, adesso Anna Grazia darà colpi al muro. Mettici del ghiaccio. In ogni caso, in italiano la parola colpo si trova all'interno di moltissime espressioni idiomatiche, ma ovviamente il suo significato cambia, non è più così letterale. E in questo video vi presenteremo tutte le espressioni più comuni con colpo. Anna Grazia, ci sei? Sì, basta che tu non mi faccia più colpire il muro. Colpo della strega. Oh, guarda, ho il cappello perfetto. Ma no, in realtà la strega non c'entra nulla. Questa espressione indica un mal di schiena improvviso e acuto, causato il più delle volte da un movimento brusco. Spesso è così doloroso da non consentire neanche il movimento e in genere dura svariati giorni. Non riesco più a ballare. Mi è venuto il colpo della strega. Colpo di telefono. No, dare un colpo di telefono a qualcuno non significa colpirlo con il telefono. Un colpo di telefono è semplicemente una telefonata breve. Quindi dare un colpo di telefono a qualcuno significa semplicemente chiamare qualcuno non per chiacchierare, ma solo per dirgli qualcosa di molto rapido, per informarlo o avvertirlo di qualcosa. Dammi un colpo di telefono quando arrivi a casa, così sto più tranquilla. Colpo di spugna. Un colpo di spugna è una cancellazione, una rimozione definitiva, soprattutto di una colpa, di un fatto, di un sentimento, di un ricordo. Quindi dare un colpo di spugna indica perdonare qualcuno, dimenticare un'offesa subita, oppure mettere da parte il rancore nei confronti di qualcuno, quasi come se si volesse ripulire via tutte queste cose dalla propria vita con una spugna, in modo tale da ricominciare da capo. Lucia ha deciso di dare un colpo di spugna al passato e ricominciare da zero. Perciò ha cambiato lavoro ed è andata a vivere alle Canarie. Colpo d'occhio. Questa espressione può avere due significati. Infatti indica sia uno sguardo veloce, una rapida occhiata, sia una panoramica, una veduta d'insieme. Per esempio, dalla terrazza di casa mia c'è un bel colpo d'occhio. Tanti alberi, tanto verde, tanta natura. Ho la memoria fotografica. Mi basta dare un colpo d'occhio alla stanza per dirti esattamente ogni oggetto che c'è.
L'espressione a colpo d'occhio, invece, indica subito, a prima vista, immediatamente. Marco non è cambiato per niente. Nonostante non lo vedessi da anni, l'ho riconosciuto a colpo d'occhio. Colpo di testa. Un colpo di testa è una decisione o un'azione improvvisa, impulsiva, spesso rischiosa, fatta senza pensarci, senza riflettere sulle conseguenze. A 18 anni, per un colpo di testa, mi sono tinta i capelli di celeste. Me ne sono pentita 2 minuti dopo, ma ormai era troppo tardi. Colpo di fulmine. Si vive un colpo di fulmine quando ci si innamora immediatamente, a prima vista, di qualcuno. Tra Paola e suo marito è stato un vero colpo di fulmine. Si sono innamorati non appena si sono presentati. Colpo di scena. Un colpo di scena è un evento inaspettato e improvviso che suscita sorpresa, scalpore o che modifica completamente una situazione, sia in senso negativo che in senso positivo. È molto comune avere colpi di scena nei film, per esempio. Avete presente quando state guardando un film e a un certo punto dite: cosa? Questo proprio non me lo aspettavo. Come lo hanno pensato? Ecco, avete già guardato il film Identity? Non è molto famoso, ma credetemi, il colpo di scena finale è qualcosa di incredibile. Colpo di stato. Si tratta di un'azione che consiste nel rovesciare in maniera violenta il potere costituito per causare un cambiamento di regime. Il colpo di stato a Cuba avvenne il 10 marzo 1952, quando l'esercito nazionale di Cuba, guidato dal generale Fulgencio Batista, intervenne nelle elezioni, stabilendo di fatto una dittatura militare nel paese. Colpo di coda. Il significato originale di colpo di coda è l'ultima manifestazione di qualcosa che era già considerato concluso. L'improvvisa nevicata del 18 marzo è stata il colpo di coda dell'inverno, cioè l'inverno era già pressoché concluso, ma quella nevicata è stata la sua ultima manifestazione. Ma il colpo di coda ha anche un significato figurato. Indica una reazione disperata e imprevista di chi era già considerato inoffensivo e sconfitto. Il significato di questa espressione viene dall'immagine di un grosso pesce o un grosso rettile che è stato ferito a morte e che negli ultimi istanti della sua vita cerca ancora di combattere, di attaccare il nemico con la sua coda. L'omicidio dei 2 bambini da parte del criminale è stato il suo colpo di coda. Infatti i poliziotti lo seguivano già da giorni e 2 ore dopo è stato arrestato. Colpo basso o più raramente colpo gobbo. È un'azione che ha il compito di colpire qualcuno a tradimento, cioè in modo imprevisto, improvviso
e spesso indiretto, principalmente con lo scopo di mettere quella persona in difficoltà e trarne vantaggio. Il significato di questa espressione viene dal mondo del pugilato, dove il colpo basso è un colpo che viene dato all'avversario sotto la cintura, considerato una scorrettezza. Marco mi ha giocato un colpo basso. Mi ha detto che la riunione era stata cancellata, così io non mi sono presentata e il capo si è arrabbiato tantissimo. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Questa espressione indica venire fuori da una situazione scomoda senza scontentare nessuno. Oppure significa anche portare avanti parallelamente più situazioni o affari contrastanti. Luigi non vuole problemi e non vuole nemici, così non si schiera mai e non sceglie mai da che parte stare. Dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Ma non mi piacciono le persone così. Fare colpo. Questa espressione indica suscitare grande ammirazione, grande interesse, curiosità, attirare l'attenzione. Io sono una persona carismatica, sicura di sé e parlo molto bene. Quindi faccio subito colpo non appena entro in una qualsiasi conversazione. Fare un colpo. Attenzione all'articolo indeterminativo qui, che va a cambiare completamente il significato dell'espressione rispetto a quella precedente. Fare un colpo, infatti, significa commettere un furto, una rapina. Nella Casa de Papel, i protagonisti decidono di fare un colpo alla zecca reale di Spagna. Ma con aggettivi come grosso, grande, importante, l'espressione fare un colpo può anche assumere il significato di realizzare un'impresa notevole, con il fine di raggiungere un obiettivo importante, soprattutto in termini economici. Con i suoi giochi in borsa ha fatto proprio un colpo grosso. Ormai è milionario. Perdere colpi. Significa perdere parte delle proprie abilità, delle proprie capacità, delle proprie energie. Essere meno efficienti. Cominciare a fare degli errori su cose che prima risultavano invece molto semplici. Con l'avanzare dell'età, il capo sta perdendo colpi. Oggi ha dimenticato la riunione ed è la seconda volta in una settimana. Colpo da maestro. Un colpo da maestro è un'azione svolta con grande abilità, degna appunto di un maestro, di un esperto. Azione che porta a risultati brillanti. Eravamo bloccati in ascensore, tutti erano nel panico, ma io con un colpo da maestro ho salvato la situazione. Ma dai, cosa hai fatto? Ho chiamato i pompieri. Il colpo di grazia è quell'evento o quell'azione che conclude la distruzione o la rovina di qualcosa o qualcuno, che ne segna la fine.
Il progetto non è andato in porto e questo è il colpo di grazia per l'azienda, che fallirà. Viene dal mondo militare. Generalmente si dava questo colpo, che era il colpo finale, a un soldato che era stato ferito a morte e per cui non c'era più niente da fare, in modo tale da evitargli ulteriori e inutili sofferenze. A colpo sicuro! Fare qualcosa a colpo sicuro significa fare qualcosa senza esitazione, con la certezza di riuscire. Sicuramente il ladro conosceva la casa perché è andato a colpo sicuro, direttamente alla cassaforte. Accusare il colpo. Questa espressione significa risentire in modo evidente di un avvenimento o di un episodio negativo, abbattersi, avvilirsi, soffrire per il male subito, spesso inferto volutamente. Dopo che il suo fidanzato l'aveva tradita, Marta ha accusato il colpo e ha perso più di 30 kg. È diventata pelle e ossa. Dobbiamo aiutarla. Se vuoi sostenere il nostro progetto, Lernamo, e aiutarci a continuare con la realizzazione di nuovi contenuti, puoi inviarci un regalo attraverso il bottoncino con il cuore che trovi sotto il video, oppure il link in descrizione. Te ne saremmo davvero grati. Bene, questo è tutto per questo video. Spero che vi sia stato utile, spero che abbiate imparato tante nuove espressioni con questa parola che veramente è molto utilizzata nella lingua italiana. Ma le espressioni in italiano sono veramente tantissime. Se volete conoscere alcune espressioni legate al matrimonio, che non si usano solo nel contesto del matrimonio, potete dare un'occhiata al video dedicato proprio a questo argomento. Molto interessante. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Vi ricordo anche che se cercate un qualsiasi argomento di grammatica o di cultura italiana potete trovarlo sul nostro sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Ci sono tanti contenuti quotidiani molto interessanti e divertenti. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!